Dunque, oggi facciamo una lezione sull'uso dei condensatori applicati alle aste di ricerca e quindi vi spiegherò alcune cose che possono essere utili. Dunque, questo tipo di condensatori è stato progettato per usufruire della precisione di rilevamento delle aste. Ok? Quindi se dovete fare, rilevamenti di precisione, i condensatori sono la cosa migliore che potete costruire. Ok? Allora, questo genere di condensatori è stato costruito e viene costruito espressamente per il singolo tipo di aste che intendete usare per le vostre ricerche. Quindi dovete sapere che sono condensatori calcolati. Non sono misure qualunque, in quanto il sistema propriamente detto delle aste ad L sfrutta la maniglia come rilevamento principale del campo elettrico, mentre l'asta di ricerca, quella lunga, sfrutta il campo magnetico. Il condensatore, pertanto, aumenta la risonanza sulla griglia terrestre e questo ci permette di ottenere un puntamento più preciso dell'oggetto che vogliamo rilevare. Come potete vedere, le differenze sostanziali esistono sulla costruzione specifica dei condensatori. Ecco, in questo video vi mostrerò alcuni calcoli che vi faranno vedere le differenze di risonanza sui vari materiali, in quanto il rame è stato il materiale più usato nei millenni per costruire sia le aste che i condensatori. Ecco, per i condensatori però iniziamo a parlare di condensatori all'incirca verso la fine del 1800, quindi sono abbastanza recenti, però i calcoli non erano ben definiti. Come potete osservare, i condensatori sono diversi a seconda delle aste, quindi questo implica che debbano risuonare sul sistema di ricerca completo e permettere una ricerca migliore. Questo tipo di sistema venne adottato anche negli anni 60 e quindi diciamo che oggi è a un livello matematico molto avanzato, in quanto i condensatori servono per il puntamento corretto. Questo perché le mani dell'operatore sono già un condensatore, si possono già definire un condensatore per il campo elettrico in grado di far ruotare l'asta verso il proprio obiettivo scelto. Quindi i calcoli per il condensatore
sono molto importanti per l'appunto perché in pratica non riuscireste ad ottenere, diciamo, un fattore di precisione usando le mani come condensatore. Questo perché non tutti i cercatori sono addestrati ad usare le aste senza i condensatori propriamente detti. Ok? E questo è un fattore molto rilevante nell'addestramento del cercatore. L'uso di condensatori diversi, come potete vedere, è una prerogativa della costruzione delle aste moderne per il rilevamento dei materiali. Quindi questo tipo di condensatori dovete sapere che è calcolato in base alle aste, in modo che il sistema risultante sia completamente risonante sull'elemento che dobbiamo trovare. Questo è un aspetto specifico delle costanti matematiche EF-NMR, che sono le costanti specifiche per il rilevamento del singolo materiale. In questo caso abbiamo anche le risonanze terrestri, che sono leggermente diverse ma sempre basate su costanti matematiche. Ecco, tutto quello che avete visto su questi video sono costruzioni create a partire da dati ed esperimenti specifici fatti tantissimi anni fa e quindi oggi resi disponibili al pubblico tramite un uso specifico delle licenze CCPL. Ecco, in modo che le persone possano valutare a casa propria questo genere di tecnologia. Dunque, nel calcolo delle aste lunghe abbiamo a disposizione, diciamo, i condensatori risonanti, ad esempio su risonanze RT, ovvero risonanza terrestre, e risonanze EF-NMR. In questo caso vi faccio vedere una semplice applicazione in grado di poter calcolare correttamente la differenza di frequenza che esiste tra condensatori di rame e condensatori in alluminio. I condensatori di rame vennero usati per migliaia di anni assieme anche alle aste in rame per simulare il peso dell'oro oppure in totale dei metalli preziosi tipo oro, argento o anche piombo, in quanto erano considerati metalli, diciamo, nobili per l'epoca. Quindi in questo caso abbiamo a disposizione anche le aste per effettuare la visualizzazione tramite condensatori in rame o alluminio, come potete vedere in questo semplice disegno, in grado di vedere le varie simulazioni e le varie differenze. Poi abbiamo anche la visualizzazione dei campi elettrici con coda risonante e i sistemi di attivazione di base. Quindi non per ultimo abbiamo a disposizione anche la risonanza ideale per l'oro ed viene fatta vedere la risonanza ideale
tra un condensatore costruito in rame elettrolitico e un condensatore costruito in alluminio.